Ciao, sono Riccardo Giorgi e benvenuto nel mio studio. Oggi sono qui perché voglio parlarti di lei. Lei è questa Ibanez Gem ed è una delle chitarre che ho da più tempo, la seconda Ibanez che io abbia mai avuto in vita mia, comprata usata a Roma nel 2003 se non ricordo male. Ho deciso di fare un video su di lei perché ricevo spesso richieste di informazioni su questo modello, si è visto spesso insomma in vari miei video, video test, video demo. Devo dire che è una delle mie chitarre preferite. Allora, il suo nome per esteso è Ibanez Gem 77 BFP. BFP sta per Blue Floral Pattern e come vedi questa finitura è secondo me incredibile ed è una delle pochissime gem che io abbia mai visto, probabilmente l'unica in realtà, che ha il Tree of Life, cioè l'intarsio floreale sulla tastiera, su manico e tastiera in acero. Ibanez ha fatto una riedizione di questo modello nel 2015, ma non ho mai avuto il piacere di provarla, quindi questa è l'unica BFP che io abbia mai provato in vita mia, quindi non ho termini di paragone. Parliamo innanzitutto del periodo storico da cui proviene questa chitarra. Questa in particolare ha le vecchie specs, le vecchie specifiche, insomma, quindi si tratta di una prima serie. Ti leggo il seriale, è 914926. Lo strumento è made in Japan, voglio farti vedere qui. È un po' ammaccata, qua e là, ha vissuto parecchio, insomma, l'ho usata veramente tanto. Ho fatto un po' di ricerche per capire come leggere il seriale e sostanzialmente quello che ho capito è che non è chiaro come leggere il seriale. Non sapendo esattamente a chi dare retta, ti do l'informazione che mi è sembrata più attendibile. Allora, a quanto pare è del 91 ed è la 4926esima chitarra prodotta quell'anno. Potrei essere stato inesatto in questa datazione. Chiaramente, se ne sai più di me, ti invito, guarda, a scrivere nei commenti e a dire la tua. Ben venga, insomma, se ne sai più di me. Parliamo ora dello strumento in sé per sé. Allora, abbiamo il body in tiglio, tastiera in acero e manico in acero. Una cosa particolare è l'attacco, che è proprio vecchio stile, non lo fanno più le Ibanez, non escono più così, che è proprio quadrato. Devo dire che non è il mio attacco del manico preferito, le Ibanez di concezione moderna secondo me sono più comode in questo punto in particolare. Però ormai è così, con l'abitudine insomma ci si fa la mano. Il ponte è un low pro edge e in questo caso, non so se riesco a fartelo vedere, è molto sverniciato e ossidato. E l'ho presa che era così, è sempre stato così, non so chi fosse il precedente proprietario perché l'ho acquistata in un negozio qui a Roma. Fortunatamente non ho il problema io del sudore alle mani, le mie mani non sudano e quindi quantomeno non è andata avanti l'erosione sul ponte. Ho pensato molto spesso di cambiare il ponte, di sostituirlo, però la chitarra è talmente intonata che non mi va di rischiare di perdere in funzionalità, per cui ok, pazienza, il ponte di questa è ossidato ma funziona alla grandissima e quindi lo tengo così. Riguardo i legni, come ti dicevo prima, abbiamo tiglio per il body, manico e tastiera in acero. I tasti sono ovviamente 24 e sono dei Dunlop 6140. Riguardo l'elettronica abbiamo, vabbè, il classico, insomma, selettore a 5 posizioni, volume, tono. I pick-up sono dei Di Marzio, come da sempre sulle Gem. Ponte e manico dei Puff Pro, invece il single coil è definito Gem Single. Come sono questi pick-up? Sono, a differenza dei Puff Pro di adesso, e lo so perché li monta la mia 7 corde, questi sono troppo più potenti, sono potentissimi, hanno un volume d'uscita pazzesco, anche eccessivo, ti dico la verità, per quelle che sono le mie esigenze e i miei gusti in fatto di pick-up. A me piacciono i pick-up molto scarichi, tant'è che non so se riesco a fartelo vedere, li tengo veramente molto bassi. Insospettabilmente il suono di questa è molto corposo, è quasi scuro, molto rotondo, è molto caldo e si presta molto bene a effetti, delay, riverberi e quant'altro. L'ambito in cui lei eccelle è quello dei suoni high gain o comunque dai distorti in su. Suona in maniera incredibile, è proprio una chitarra rock, hard rock, molto versatile in questi generi e ovviamente porta in sé molto del carattere sonoro
del suo firmatario, insomma, quindi di Steve Vai. E riguardo il manico, che posso dirti, è veramente uno dei più comodi che io abbia mai suonato. Le Gem da Che Mondo è Mondo sono le chitarre quelle col manico fino fino, ultra piatto, può non piacere a tutti, può non essere adatto a tutte le situazioni. Personalmente, se io suono questa chitarra per più di 2 giorni mi abituo a questo manico, e poi tornare indietro è un casino perché è veramente troppo comodo secondo me. È molto veloce, ma è chiaro che la combinazione di questi legni non ti regala nulla, nel senso che bisogna essere molto molto precisi quando si suona una chitarra in acero. Ogni errore viene fuori un po' di più, ogni imprecisione viene fuori un po' di più, e quindi sono chiaramente strumenti ottimi per suonare perché ti portano a migliorare. Detto questo, è una chitarra che può dare enormi soddisfazioni. A livello di corde monto le D'Addario New York XL 1046, l'accordo mezzo tono sotto perché qualche mese fa ho avuto una serata dove mi serviva di usare lei. Però tutta la band era accordata a mezzo tono sotto, l'ho messa a mezzo tono sotto, mi è piaciuta così tanto che ce l'ho lasciata. Un altro dettaglio delle Gem che io trovo super utile, specialmente nelle situazioni da palco, è l'attacco del jack, che è all'insù, quindi è in direzione tracolla, quindi perfetto per far girare il cavo dentro la tracolla e avere molti meno problemi quando ti sposti sul palco. Quindi, per concludere, uno strumento speciale per me perché ci sono veramente super affezionato e con cui devo dire che ho un legame particolare, ma proprio a livello creativo. Intendo dire che quando scrivo per me, le mie cose o per la mia band, gli Ink, spesso e volentieri uso questa chitarra qui perché so che mi darà anche lei delle idee. È una cosa che non capita con tutti gli strumenti, nel senso che nel 90% dei casi siamo noi ad avere un'idea e a metterla in pratica tramite uno strumento. Con lei invece devo dire che è proprio la chitarra che mi fa fare delle cose, mi porta a fare delle cose che poi si tramutano in idee. Quindi devo dire che ho una bella connessione con questa in particolare, dovuta sicuramente ai 16 anni di utilizzo ininterrotto. E poi è blu, e io ho veramente un debole per le chitarre blu. Grazie mille per aver guardato questo video su questa Gem 77 BFT, spero tu l'abbia trovato interessante, insomma, una chiacchierata tra appassionati questa qui. Se dovessi avere domande o curiosità, o al contrario informazioni su questo strumento, vai, commenta il video. Se non l'hai già fatto, iscriviti al mio canale YouTube attivando anche il pulsante delle notifiche qui in basso, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!